Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che, lo so, state aspettando in tantissimi. Finalmente, dopo tanto tempo, dopo tante speculazioni, dopo tante chiacchiere, parleremo della verità su Neslihan e Burak. Sì, avete capito bene, oggi andremo a fondo nella loro storia, a sviscerare ogni dettaglio, a capire cosa è successo veramente e, soprattutto, se e come Neslihan ha perdonato Burak. Preparatevi perché ci sarà da parlare, ci saranno delle rivelazioni, ci saranno delle emozioni forti. E mi raccomando, tenetevi pronti a commentare perché voglio sapere assolutamente cosa ne pensate. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi neanche un video e, se questo video vi piace, lasciate un bel like. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta tantissimo a crescere e a portare contenuti sempre più interessanti. Ok, bando alle ciance. Entriamo subito nel vivo della questione. Neslihan e Burak, una coppia che ha fatto sognare tantissime persone. Una storia d'amore apparentemente perfetta, fatta di momenti indimenticabili, di viaggi, di sorrisi e di progetti per il futuro. Poi, improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, la crisi. Rumors, indiscrezioni, foto rubate, tutto ha contribuito a creare un clima di incertezza e di tensione. Si parlava di tradimenti, di bugie, di incomprensioni. Insomma, un vero e proprio dramma. E la domanda che tutti si sono posti è stata: Neslihan perdonerà mai Burak? Saranno in grado di superare questo momento difficile? Riusciranno a ricostruire il loro rapporto? Beh, per rispondere a queste domande dobbiamo fare un piccolo passo indietro e analizzare la situazione nel dettaglio. Non possiamo limitarci a leggere i titoli scandalistici e le speculazioni superficiali. Dobbiamo scavare più a fondo, capire le dinamiche interne alla loro relazione e cercare di comprendere le motivazioni che hanno portato alla crisi. Innanzitutto, è importante capire cosa è successo realmente. Le voci di tradimento di Burak si sono rincorse per settimane, alimentate da scatti paparazzi e da testimonianze anonime. La verità, però, è sempre più complessa di quello che sembra. Quegli scatti, ad esempio, mostravano Burak in compagnia di una donna in un locale notturno. Le testimonianze anonime parlavano di messaggi compromettenti e di incontri clandestini. Ma quanto c'era di vero in tutto questo? E, soprattutto, cosa si nascondeva dietro quelle apparenze? Burak ha ammesso di aver commesso degli errori, di aver avuto delle mancanze nei confronti di Neslihan, ma ha sempre negato categoricamente di averla tradita. Ha parlato di un momento di debolezza, di una fase difficile della sua vita, di una ricerca di attenzioni che non trovava più nel rapporto con Neslihan. Ha confessato di sentirsi solo e incompreso, nonostante avesse una compagna meravigliosa al suo fianco. Ha descritto una sorta di smarrimento interiore, una crisi di identità che lo aveva portato a cercare conferme esterne. Quindi, non un vero e proprio tradimento, ma una serie di comportamenti sbagliati che hanno minato la fiducia di Neslihan e messo a dura prova la loro relazione. E qui entra in gioco il perdono. Perdonare non è facile, lo sappiamo tutti. Richiede un grande atto di coraggio, di umiltà e di amore. Significa essere in grado di superare il dolore, la rabbia e il rancore e di dare una seconda possibilità all'altra persona. Significa accettare che anche le persone che amiamo possono sbagliare e che tutti meritano una chance di redimersi. Neslihan si è trovata di fronte a una scelta difficilissima. Da un lato, il dolore e la delusione per i comportamenti di Burak, la sensazione di essere stata ferita e tradita. Si sentiva sminuita, umiliata e profondamente delusa. Aveva riposto tutte le sue aspettative in quella relazione e si era vista tradita nel modo più crudele. Il suo mondo sembrava crollare addosso e la prospettiva di dover affrontare un futuro senza Burak le sembrava insopportabile. Dall'altro, l'amore profondo che provava per lui, il ricordo dei momenti felici trascorsi insieme, la speranza di poter ricostruire il loro rapporto. Non poteva dimenticare i sorrisi, le risate, le avventure condivise. Ricordava ancora il giorno in cui si erano conosciuti, il primo bacio, la promessa di amore eterno. Tutti quei ricordi la tormentavano e la spingevano a non arrendersi, a non buttare via tutto quello che avevano costruito insieme. E allora, cosa ha deciso Neslihan? Ha perdonato Burak? La risposta è sì. Neslihan ha scelto di perdonare Burak. Non è stata una decisione facile, ovviamente. Ci sono volute settimane di riflessione, di discussioni, di confronto.
Ha passato notti insonni a piangere, a dubitare, a tormentarsi. Si è chiusa in se stessa, isolandosi dal mondo esterno e riflettendo profondamente sul da farsi. Ha chiesto consiglio ad amici e familiari, ma alla fine ha capito che la decisione spettava solo a lei. Ma alla fine Neslihan ha capito che l'amore che provava per Burak era più forte del dolore e della rabbia. Ha capito che Burak si era pentito sinceramente dei suoi errori e che era disposto a tutto per riconquistare la sua fiducia. Ha visto la sincerità nei suoi occhi, l'umiltà nelle sue parole, la disperazione nel suo cuore. Ha capito che Burak era veramente cambiato e che meritava una seconda possibilità. Certo, il perdono non cancella il passato. Le cicatrici rimangono, il dolore non scompare completamente. Ma il perdono permette di guardare al futuro con occhi diversi, con la speranza di poter costruire un rapporto più forte e più solido. Permette di voltare pagina, di imparare dagli errori del passato e di andare avanti insieme, più consapevoli e maturi. Permette di trasformare il dolore in forza, la rabbia in comprensione e la delusione in speranza. E come hanno fatto Neslihan e Burak a superare questa crisi? Beh, innanzitutto, hanno parlato tanto, tantissimo. Si sono confrontati apertamente, senza nascondere le proprie emozioni e i propri sentimenti. Hanno pianto, urlato, litigato, ma soprattutto si sono ascoltati. Hanno cercato di capire le ragioni dell'altro, di mettersi nei suoi panni e di comprendere le sue esigenze. Hanno imparato a comunicare in modo efficace, senza giudicare e senza accusare. Hanno cercato di capire cosa non aveva funzionato nel loro rapporto e come potevano fare per evitare di commettere gli stessi errori in futuro. Hanno analizzato le loro dinamiche di coppia, i loro punti di forza e le loro debolezze. Hanno identificato i problemi che avevano portato alla crisi e hanno cercato insieme delle soluzioni. Hanno capito che dovevano lavorare su se stessi e sul loro rapporto per costruire un futuro solido e duraturo. Hanno anche deciso di rivolgersi a un terapeuta di coppia, che li ha aiutati a comunicare in modo più efficace, a gestire i conflitti in modo costruttivo e a ritrovare l'intimità e la complicità che avevano perso. La terapia li ha aiutati a sbloccare le loro emozioni, a esprimere i loro bisogni e a superare le loro paure. Li ha aiutati a riscoprire il piacere di stare insieme, di condividere i loro interessi e di sostenersi a vicenda. E poi, soprattutto, si sono dati tempo. Tempo per guarire le ferite, tempo per ricostruire la fiducia, tempo per riscoprire l'amore che li aveva uniti. Hanno capito che il perdono non è un atto istantaneo, ma un processo lungo e graduale. Hanno accettato che ci sarebbero stati dei momenti difficili, delle ricadute, delle crisi di panico. Ma hanno deciso di affrontarli insieme, con pazienza, amore e comprensione. Non è stato un percorso facile, ci sono stati momenti di sconforto, di rabbia, di incertezza. Ma alla fine ce l'hanno fatta. Sono riusciti a superare la crisi e a dare una seconda possibilità al loro amore. Hanno dimostrato che l'amore vero è capace di superare ogni ostacolo e che il perdono è possibile anche quando sembra impossibile. E qual è la morale di questa storia? Beh, che l'amore è più forte di tutto. Che il perdono è possibile, anche quando sembra impossibile. Che le crisi possono essere un'opportunità per crescere e per rafforzare un rapporto. Che la comunicazione è fondamentale per superare le difficoltà e che la pazienza, l'amore e la comprensione sono gli ingredienti segreti per un rapporto duraturo. Certo, ogni storia è diversa e non tutte le coppie riescono a superare le difficoltà. Ma la storia di Neslihan e Burak ci dimostra che, con impegno, con amore e con tanta buona volontà, è possibile superare anche le crisi più profonde e costruire un futuro insieme. Ci dimostra che non bisogna mai arrendersi all'amore e che vale sempre la pena lottare per la persona che amiamo. Ed è proprio su questo che voglio soffermarmi un attimo. La storia di Neslihan e Burak non è solo una storia di gossip, di tradimenti e di perdono. È una storia che ci parla di amore, di resilienza e di seconde possibilità. È una storia che ci insegna che anche le relazioni più perfette possono attraversare dei momenti difficili e che sta a noi scegliere se arrendersi o lottare per salvare il nostro amore. Ci insegna che il perdono è un atto di coraggio, che richiede umiltà e amore. Ci insegna che la comunicazione è fondamentale per superare le crisi e per costruire un rapporto solido e duraturo. Ci insegna che la pazienza, la comprensione e l'empatia sono le chiavi per superare le difficoltà e che la fiducia è il fondamento di ogni relazione. E soprattutto, ci insegna che l'amore è un sentimento potente, capace di superare ogni ostacolo e di guarire ogni ferita. Quindi, non arrendetevi mai al vostro amore. Lottate per la vostra relazione,
Comunicate, perdonate e datevi una seconda possibilità. Perché l'amore, quando è vero, merita di essere salvato. Ricordate che l'amore non è un sentimento statico, ma un processo dinamico che richiede impegno, dedizione e cura costante. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo parlato della storia di Neslihan e Burak, abbiamo analizzato i loro errori, le loro difficoltà e il loro perdono. Abbiamo capito che la loro storia è una testimonianza di amore, di resilienza e di seconde possibilità. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante la storia di Neslihan e Burak. Ricapitolando, abbiamo visto come la loro relazione, apparentemente perfetta, ha affrontato una crisi profonda a causa degli errori di Burak. Abbiamo poi analizzato il difficile processo di perdono da parte di Neslihan, che ha scelto di dare una seconda possibilità al loro amore. E infine, abbiamo sottolineato l'importanza della comunicazione, dell'impegno e della resilienza per superare le difficoltà in una relazione. Grazie ancora per essere stati qui con me. Spero che questo video vi abbia offerto una prospettiva interessante sulla storia di Neslihan e Burak e che vi abbia fatto riflettere sull'importanza del perdono e della comunicazione in una relazione. Ricordate che l'amore è un viaggio, non una destinazione, e che lungo il cammino ci saranno sempre degli ostacoli da superare. Ma se siete disposti a impegnarvi, a comunicare e a perdonare, potrete costruire un rapporto solido e duraturo. E ora voglio sapere cosa ne pensate voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa vi ha colpito di più di questa storia. Se credete che Neslihan abbia fatto la scelta giusta a perdonare Burak e se avete mai vissuto esperienze simili nelle vostre relazioni. Sono curiosa di leggere i vostri commenti e di sapere la vostra opinione. Condividete le vostre storie, le vostre esperienze e i vostri pensieri. Creiamo una community di persone che credono nell'amore, nel perdono e nelle seconde possibilità. E prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta tantissimo a crescere e a portare contenuti sempre più interessanti. Non dimenticate di attivare la campanellina per non perdervi neanche un video. Prometto di continuare a portare storie interessanti, riflessioni profonde e consigli utili per aiutarvi a vivere una vita più felice e appagante. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! E ricordate, l'amore vince su tutto.